welcome to a new episode of Italian News Explained. Today we're going to talk about M90 sonni. Oggi parleremo di un argomento molto difficile. Le parole che userò potranno essere complicate. Ricordate che potete attivare i sottotitoli in inglese, che vi daranno la traduzione di tutte le parole. Vorrei comunque parlare di questo argomento con voi perché si tratta di una notizia molto importante. La notizia è questa. Pochi giorni fa, in Trentino, è stato ucciso M90, l'orso Sonny. Si tratta, per molti aspetti, di un avvenimento tragico che dimostra la difficoltà della convivenza tra l'uomo e la natura. L'orso Sonny era ritenuto un soggetto problematico e aveva purtroppo già causato dei problemi. In passato aveva inseguito dei turisti e attaccato un cavallo. Il presidente del Trentino, Fugatti, ha dato il via libera alla sua uccisione. Così è stata aperta la caccia ad M90, finché alla fine è stato trovato e ucciso. In molti hanno sostenuto questa decisione, dicendo che la protezione dell'uomo è la cosa più importante. Altri hanno comparato questo gesto alla pena di morte, perché l'orso è stato ucciso senza pensare al fatto che il suo habitat è stato modificato dall'uomo. Io credo che l'idea di risolvere i problemi uccidendo sia sempre sbagliata. C'è da capire, inoltre, se la vita di un uomo sia sempre più importante della vita di un animale. La convivenza dell'uomo con l'orso è un problema da secoli, ma la forte antropizzazione delle campagne e delle montagne ha peggiorato il problema. Ci sono delle regole da seguire quando si cammina nei boschi o in montagna. Una regola importante è di non abbandonare mai i rifiuti nella natura. Purtroppo, però, alcuni animali hanno imparato ad andare in città per cercare da mangiare. Per questo gli incontri con gli orsi sono diventati più frequenti. Non è la prima volta che sentiamo
una notizia simile. 9 mesi fa, sempre in Trentino, era già successo un episodio simile, ma più grave. L'orsa JJ4 aveva attaccato e ucciso un ragazzo. Al ritorno da un allenamento nel bosco, Andrea Papi è stato attaccato e ucciso. In Italia si è scatenato un dibattito teso. Per giorni si è dibattuto sul destino dell'orsa. Se dovesse essere tenuta in cattività, rilasciata o abbattuta. Il pubblico, come sempre, era diviso da opinioni estreme. Non era la prima volta che JJ4 attaccava delle persone. Già 2 anni prima aveva attaccato 2 persone rimaste ferite ma sopravvissute. Alla fine è stato deciso l'abbattimento di JJ4. JJ4 era la figlia di 2 dei 10 orsi importati dalla Slovenia nel 1996 per il progetto di ripopolamento europeo Life Ursus. Questi orsi sono però stati inseriti in un territorio antropizzato. La convivenza tra uomo e orso risulta ancora problematica. Voi vivete in un paese dove sono presenti orsi oppure lupi? Com'è il rapporto delle persone con questi animali? Cosa pensate della morte di M90 e di JJ4? Right, so this was today's episode of Italian News Explained. I hope you enjoyed it, and we'll see each other with the next video. Ciao!